Sull'affondamento della nave a vela a Porticello, fuori da Palermo, se ne sono già dette tantissime. Volevo rimanerne fuori, sinceramente, perché non mi andava di speculare su una tragedia del genere. In tanti di voi però hanno chiesto un mio parere e credo che sia una responsabilità dire la mia. Si parla di spy story, si parla di complotti, insomma, purtroppo il minestrone dei social vomita nella rete qualsiasi tipo di pensiero. Insomma, dare un mio parere come persona che gran parte del suo tempo lo passa in mare su una barca a vela. Niente di più. Si sono attribuite grandi responsabilità al comandante dell'imbarcazione neozelandese, e i neozelandesi, ragazzi, sono probabilmente i più grandi navigatori che ci sono adesso al mondo. Poi non voglio generalizzare, però stiamo parlando di una nazione che ha la vela nel DNA, quindi vediamo di cosa stiamo parlando. Fino a ieri gran parte di noi velisti era convinto che una nave, perché lo sapete che come misura non è più natante, non è più imbarcazione, ma 56 metri, si parla di nave, non importa se sia un modello sloop, cioè con un solo albero che monti poi una vela di prua e una vela centrale, che sono la randa e il Genova o il fiocco. Quindi anche se è un modello sloop si tratta di nave a vela. Tutti noi fino a ieri eravamo convinti che una nave del genere fosse praticamente inaffondabile, come siamo convinti che una barca a vela possa incombere in situazioni del genere solo con determinate condizioni estreme del meteo. Ora, è inesatto, secondo quello che è stato il mio modo di valutare, parlare di tromba marina, perché gli effetti del vento, rilevati poi a terra dai video e dagli strumenti, vedevano un movimento del vento molto potente ma lineare. La tromba marina invece crea un movimento circolare, crea un vortice per intenderci, e quindi anche il rilevamento di come sono avvenuti i danni sulla terra, come sono caduti gli ombrelloni, come si sono sollevate le sdraio sulla spiaggia, si legge un movimento lineare del vento, quindi è una cosa veramente rara in marineria. Aria che velocemente si raffredda per il movimento di più celle, lo scontro di più celle ad alta quota, è una cosa che può succedere in mare. Una cascata d'aria violentissima che può raggiungere anche i 300 nodi, e 300 nodi, ragazzi, sono qualcosa di impensabile. Cade verticalmente, precipita a piatto dell'acqua e si espande in maniera lineare, tirando giù tutto e tutti, con una potenza straordinaria. Nulla intendo, ma nascono dal nulla di un tempo cattivo, e quando c'è tempo cattivo a volte bisogna, insomma, valutare se è il caso di restare lì. Siccome appunto le trombe d'aria, ripeto, possono avere venti che hanno raggiunto nella storia anche i 300 nodi e superati, e tutti i vetri che si vedono con una barca sdraiata, non è, cioè, è immaginabile che possano anche spaccarsi o siano aperti magari per far circolare l'aria, poi magari pioveva, hanno chiuso, cioè sono tante le ipotesi, però... Ma fino a ieri noi, probabilmente un pochettino tutti, erano convinti che una nave come quella, tecnologicamente all'avanguardia, noi abbiamo sempre questa in mare, VHF che può essere portatile come questo Cobra, o un VHF che ci informa sul canale 26 continuamente sulle condizioni del meteo, continue, cioè ininterrottamente si sentono le condizioni del meteo. Oltre agli strumenti, quella nave è dotata di radar, di plotter automatico, di computer che ti avvertono, quindi la condizione di allerta è normale. Secondo me, quello che è il mio modesto parere, questo comandante era convintissimo della tolleranza della sua nave e che avrebbe potuto resistere a qualsiasi tipo di burrasca o tempesta. Per questo le condizioni di chiamata del maltempo erano costanti, ma non denunciavano la presenza di una tromba marina, di un principio di tornado, e non si prevedeva un storm down, cioè la caduta verticale, che è una cosa un pochettino più rara. Quella però in mare può sempre accadere. Quindi io non condannerei il fatto che lui abbia deciso di stare a 300 metri in rada con quella nave, perché io ve lo dico senza ipocrisia, non voglio fare l'espertissimo, chiunque al largo di Palermo con quella nave
probabilmente chiunque avrebbe deciso di rimanere in rada lo stesso. E vi dirò di più, anche con boccaporti abbassati, sbagliato assolutamente, ma quella nave, per quello che noi sapevamo fino a ieri del mare, era adatta a tutto. Secondo me aveva anche la possibilità di retrarre i boccaporti, cioè porta garage, ma non c'è prova adesso che fossero aperti, in maniera automatica con dei sensori qualora ci fossero state condizioni che mettevano in pericolo la nave. Secondo me invece questa cascata di vento e l'albero di 74 metri, che è un record, forse il più alto per uno sloop, perché ci sono barche che hanno alberi più alti ma sono golette o sono più alberi, invece per uno sloop questo fosse davvero un record, credo. L'albero ha preso questo vento lineare e ha fatto da vela, e lì una volta che la barca si sdraia a 90 gradi imbarca acqua in 20, 40, 60 secondi, imbarca tonnellate d'acqua e il peso fa affondare la nave. Chiunque, a mio modesto parere, si sarebbe fidato di una barca del genere anche in condizioni di temporale come quello che passava sul VHF di continuo, le condizioni meteo che all'orizzonte, cioè ci sono velisti che in Atlantico sono costretti ad affrontare condizioni estreme costantemente, certo in movimento, con barche da regata velocissime, quindi l'allerta prevederebbe di accendere i motori e andare verso il mare, non verso terra perché andresti a scogli, ma verso mare, cioè tu affronti il mare. Quando sei in condizioni del genere, di pericolo, di tempesta, un comandante di nave, di barca, di natante, affronta il mare piuttosto che gli scogli, non so se capite. Tendenzialmente a un inesperto verrebbe da scappare verso terra, un marinaio affronta il mare. Poi io non mi ci sono mai trovato in condizioni così estreme, dovrei vedere come reagisce il mio istinto, se mi farebbe scappare verso terra o verso mare, ma le convenzioni, cioè il consiglio dei marinai è scappate verso il mare. Lui non ha avuto il tempo, quindi valuterei adesso, visto che tutto fa giurisprudenza, visto che tutto fa esperienza, io inizierei a valutare la costruzione di questi sloop con alberi così alti, prima di incentrare tutto sul comandante. Non voglio difenderlo a prescindere, ma bisogna valutare tutto, perché adesso sembra che questo neozelandese sia un impavido e cretino personaggio che ha lasciato boccaporti aperti nonostante avessero il maltempo. Questo era uno che girava il mondo con barche strepitose, quindi bisogna valutare benissimo. Valuterei questo in fase di progettazione, perché questi alberi sono pazzeschi, ci sono delle immagini che fanno vedere che la barca si è rovesciata a 90 gradi all'improvviso e quindi bisogna davvero valutare. Ma io valuterei i progetti in condizioni di vento estremo, perché quello che è successo, l'ho già detto in un video, è che siamo diventati tropici, e ai tropici queste cose sono molto più frequenti. Ai tropici una cosa del genere può capitare all'ordine del giorno, quindi diciamo che è valutata molto diversamente la scelta di fare o non fare rada. Ma in Sicilia, a 300 metri dalla costa, chiunque avrebbe fatto rada, anche se Canale 26 davano continui aggiornamenti su eventuali condizioni di gruppi temporaleschi nella zona. Chiunque sarebbe stato in rada. Poi c'è la questione della chiglia basculante, bisogna vedere se era abbassata o alzata, ma ripeto, devo togliere l'ipocrisia nei miei video, e lo faccio sempre, togliere tutta quell'ipocrisia che sentite in giro, e ognuno di noi, comandanti, armatori, con quella barca non avrebbe, diciamo, considerato abbassamento o innalzamento della chiglia un problema. Stiamo parlando di 56 metri di stazza, stiamo parlando di una nave, ci sono navi, bastimenti che affrontano il mare ogni giorno, e nell'Atlantico non puoi scansare un fronte temporalesco con una nave da trasporto fluidi o merci di 50, 60, 70 metri. Vai per la tua rotta, marinaio, affronti il mare, affrontano onde da 25-30 metri scalandole. L'Adriatico è un po' più pericoloso, perché l'Adriatico, avendo basso fondale, le onde sono più frequenti e più secche. L'Adriatico è drammatico, sono affondate tantissime navi e barche proprio perché l'Adriatico solleva delle onde altissime, ma a basso fondale sono frequenti
non lunghe, quindi difficili da scalare, e spesso si infrangono riempiendo gli scafi d'acqua, e quando lo scafo si riempie d'acqua non c'è più niente da fare, affonda. Non esiste nave inaffondabile, questo sia chiaro. Le barche a vela hanno una capacità di bulbo che se scuffiano, magari scuffiano vuol dire si ribaltano, vanno sotto sopra, hanno anche la capacità spesso di raddrizzarsi, però non ci deve essere nessun boccaporto aperto, nessuna botola aperta, se no in quel frangente imbarcano acqua e vanno sotto. Quindi le barche da regata spesso hanno dei globi, le barche con le quali navigano i nostri navigatori da regata oceanica hanno delle cellule di sopravvivenza impermeabili dove ci si salva, poi la barca si rigira e torni in vita, rigonfi le vele se non hai spaccato l'albero e procedi per la tua regata. È successo anche di recente a Andrea Mura, è successo a quella ragazzina di 14 anni che ha fatto il giro del mondo a 15 anni, la più giovane record woman del mondo, si è inabissata, ha scuffiato, è andata sotto di 2,5 metri, è ritornata su e ha finito la sua regata. E quindi non mi sento per adesso di dare tutte le colpe al comandante. Certo è che quando affonda una nave, una barca, un'imbarcazione, un natante, il capitano ne è responsabile, e anche in questo caso quei morti purtroppo, volere o non volere, peseranno sempre sulle spalle del capitano, anche perché lì comunque c'erano persone che erano rimaste delle cabine. Per coloro che dicono che invece, viste le condizioni, dovevano essere tutti nel punto di raccolta della nave con i salvagenti addosso, ah no, questo non è possibile, perché su quella nave, per un temporale previsto anche di grossa portata, probabilmente pochissimi avrebbero dato un segnale d'allerta, anzi avrebbero mosso motori, piuttosto prima di farlo avrebbero mosso verso terra a cercare un posto riparato in un porto dove può entrare una barca del genere, ma altrimenti si sarebbe messo anche lì a bordo di Palermo in un posto a levante, sotto vento, per mettere, anche se in fonda, la barca al sicuro. Ma lì a 300 metri a Porticello chiunque avrebbe pensato che quella era una rada sicura. Comunque se a 300 metri, se un temporale ti dà problemi, caspita, piano piano sbarchi le persone a terra, giubbotti. Io la conoscevo anche quella nave, l'avevo vista una volta a Genova, era meravigliosa. Nessuno avrebbe creduto che coglie a picco in 60 secondi, cioè nessuno. Potete dirmi quello che volete, velisti di tutto il mondo, più esperti di me, 1000 volte più esperti di me, ma nessuno si sarebbe mai potuto neanche immaginare che una barca del genere vada giù in 60 secondi. Cioè prima deve essere sballottata nel vento. Avete visto, no? Quello che è successo da poco in Spagna, alle Baleari, là dove ci sono inesperti che noleggiano la barca e vanno fuori una settimana. Le condizioni di maltempo hanno creato grossi disastri, persone in panne, movimento, salvataggi, ma nessuna di quelle imbarcazioni da diporto, natanti o barche di 12 metri, che è la barca più frequente in Italia, a vela, è andata giù a picco. Così, boom, come è andato giù a picco questo veliero incredibile. Quindi questo è ciò che penso io. Giorgio, ma non ti sei espresso. Allora, la responsabilità del comandante c'è sempre, se muoiono le persone, a prescindere, ok? Ma, attenzione, valutare benissimo il progetto. Non mi ricordo adesso, non vorrei dare un nome che sia fuorviante. Il progetto di questo veliero, che è stato costruito in Italia, ma il progetto penso venisse dagli Stati Uniti o dal Regno Unito, adesso non mi ricordo. Valutare questi alberi di 70 metri e questi yacht meravigliosi che manifestano tutta la potenza dell'armatore economica, ma saranno sicuri? O è più sicuro un natante della Mini Transart che in 6,30 metri riesce ad andare dalla Francia ad Antigua facendo l'Atlantico? Poniamoci questo dubbio, e pace all'anima di chi purtroppo è morto in mare.